Buongiorno Assenzio Lovers, sono Pier Cesare, il vostro Master Distiller e qui intorno a me vedete un allestimento dedicato all'Assenzio. Quindi di qui abbiamo la fontana tradizionale e poi vedremo come si va a servire, a preparare nel metodo tradizionale l'Assenzio, l'Absinthe. Qui alla mia sinistra trovate due mazzi di Artemisie, una è l'Assenzio romano, Artemisia Absentium, e l'altro è l'Assenzio abrotano. E qui vedete il quadro che rappresenta l'etichetta del nostro Assenzio Lamant Noir. Ma perché oggi parliamo di Assenzio? O comunque perché negli scorsi giorni ho fatto tanti video sull'Assenzio, sulla sua preparazione, la distillazione, diciamo che è stato un po' premonitrice questa cosa, perché abbiamo mandato alcuni nostri prodotti, fra cui anche l'Assenzio, al IWSC, quindi l'International Wine and Spirit Competition, e oggi sono usciti i risultati dei giudizi che hanno fatto i giudici. I video delle assenze naturalmente che ho fatto in questo periodo erano assolutamente senza nessuna idea di quello che sarebbe successo a questo concorso. Sapevo che era stato mandato il nostro Assenzio Lamant Noir, ma non potevo sapere assolutamente i risultati. Diciamo che mi sentivo che avrebbe fatto qualcosa di speciale. Forse non così tanto speciale come poi è successo, perché stamattina quindi lunedì 3, sono usciti i risultati e il nostro Assenzio Lamant Noir ha preso una medaglia d'oro con una votazione altissima. E badate bene che l'IWSC è uno dei concorsi, anzi è il concorso più difficile e più restrittivo che c'è nel mondo degli spiriti. Quindi sicuramente lo si fa perché si ha voglia di mettersi in gioco con tutto il mondo, ok? Ma non per prendere una medaglia, perché non è sicuro assolutamente che si prenda qualcosa. La Mant Noir, contro qualsiasi mia previsione, io pensavo e sapevo che era un ottimo prodotto, anche perché noi lo serviamo a Chesart, il circolo con cui collaboriamo, e ho visto che anche i ragazzi giovani impazzivano per questo Assenzio e ne bevevano 2 o 3 a serata. Naturalmente l'Assenzio si beve allungato con l'acqua, anche se ha un volume alcolico alto, con l'acqua diciamo si abbassa. E quindi vedevo che piaceva molto e questo mi faceva assolutamente un feedback positivo, soprattutto quando ragazzi giovani di 25 anni, se possiamo dire ragazzi 30 anni, erano così appassionati nel bere il nostro Assenzio. E sicuramente questo mi dava un feedback positivo, perché l'Assenzio non è proprio lo spirito di moda, quindi che viene bevuto per moda. Sicuramente ha una sua storia molto importante per noi liquoristi, è il santo graal nella produzione degli spiriti, ma comunque molte persone, molti ragazzi diciamo giovani non lo conoscono. E vederlo così apprezzato mi aveva fatto ben sperare. Quindi sicuramente avrei pensato a una medaglia di bronzo, una medaglia d'argento, ma invece è diventata una medaglia d'oro ed è stato premiato come il miglior Assenzio al mondo in questo concorso, che vi ripeto è quello più difficile che c'è. Naturalmente la mia felicità è data perché la Mant Noir è comunque un prodotto difficile che mi ha fatto penare per cercare di creare un Assenzio col giusto equilibrio fra la parte anniciata e le parti diciamo delle botaniche, quindi la parte diciamo agrumata data dalla melissa, dall'erba luigia, la parte diciamo di vaniglia data dall'Assenzio romano stesso, che in distillazione ha questo profumo di vaniglia molto particolare, la parte diciamo erbacea data dall'abrotano, ma anche dall'issopo, dalla ruta, tutte piante che coltiviamo qui sui campi dell'azienda agricola Shea Moonshine. Quindi la fatica per creare questo Assenzio è stata molto grande, perché tutto quello che c'è qui dentro viene coltivato sui nostri campi, quindi dai semi di finocchio, dai semi di anice verde, a tutte le botaniche che ci sono all'interno di questo piccolo capolavoro.
E anche la distillazione, essendo stato comunque, non avendo un'esperienza di anni sulla produzione di essenzio, ma noi comunque lavoriamo su tanti fronti, gin, vermouth, amari, e giustamente anche l'assenzio perché deriva da una mia passione nella coltivazione degli assenzi. Qui sul campo abbiamo tante artemisie, l'Abrotano, l'assenzio romano, l'Artemisia absentium, quindi ma l'assenzio anche dei calanchi, l'Artemisia annua, abbiamo anche l'assenzio lanceolato, tutti assenzi che ho utilizzato nella produzione della Menthe Noire. Certo, è comunque un assenzio tosto, ha un bellissimo louche e anche quello per crearlo è stato molto difficile per bilanciare queste parti, perché non siamo partiti da una ricetta già preconfigurata e soprattutto, cosa che noi odiamo perché noi lavoriamo e coltiviamo erbe aromatiche, non abbiamo usato nessuna componente di aromatizzante o non abbiamo usato dell'anetolo per creare l'effetto louche, quindi quella parte dell'assenzio che diventa bianca, ma abbiamo fatto tutto utilizzando le erbe aromatiche. Parliamo di 15 kg di erbe aromatiche ogni 100 litri di miscela di alcol e ho pubblicato i video in questi giorni proprio per far vedere sia la distillazione sia quando ho dovuto tirar fuori dall'alambico a mano le erbe aromatiche perché erano talmente tante che si era otturato lo scarico. Ma questo è quindi una soddisfazione perché nasce da, naturalmente, magari anche la mia poca esperienza, quindi la mia pagina bianca per quanto riguarda la degustazione sugli assenzi, non ne ho bevuti così tanti come altri sommelier che si sono specializzati e vivono quindi sulla degustazione, ma la mia esperienza nella coltivazione e nello studio della produzione, perché ogni prodotto deve essere studiato partendo dalla sua storia. Quindi prima di innovare diciamo che la Menthe Noire è un assenzio molto tradizionale, ma fatto con erbe aromatiche coltivate da noi, quindi con un profilo unico, perché le erbe che vengono coltivate hanno assolutamente un profumo impareggiabile, un aroma impareggiabile rispetto a quelle che si acquistano, mettendo alcuni tocchi, diciamo, d'amore dato proprio dall'utilizzo di più varietà di assenzio, quindi e di artemisia, mettendo tutto insieme, ma sempre rispettando la tradizione, perché mi sembra giusto che su un prodotto così, con una storia così importante, questo nasca comunque prima di tutto dalla conoscenza dei metodi tradizionali di produzione ed anche da quelle che sono le colonne portanti di uno spirito come l'Artemisia, come l'Absinthe. Noi abbiamo deciso di fare un blanche perché comunque la colorazione è molto complessa e porta anche ad avere un grado alcolico molto più alto. Dall'altra parte la colorazione tende sempre comunque nel tempo a, diciamo, il bel verde di quando esce nella prima infusione, quindi smeraldo, poi tenderà quindi col tempo a diventare grigino e quindi molto spesso è necessario utilizzare una bottiglia color ambra per proteggerlo. Quindi abbiamo preferito realizzare un blanche, quindi un assenzio così come esce dal distillatore senza non fare una successiva infusione, quindi con piante tipo melissa, assenzio gentile che coltiviamo sempre qui o il sopo per andarlo a colorare con la clorofilla, pur sapendo quindi che questo colore prima o poi si sarebbe spento e all'occhio diciamo non avrebbe appagato più di tanto, quindi abbiamo preferito tenerlo quindi trasparente come uscito dal distillatore. Se volete provare i nostri assenzi potete andare sul nostro sito shegin.it, in questo caso il nostro assenzio, e lì trovate e potete acquistare la Menthe Noire, ma potete acquistare anche le piante di assenzio che noi coltiviamo qui sui campi azienda agricola Shea Moonshine. Quindi contentissimo per questa medaglia d'oro inaspettata perché è stato comunque giudicato il miglior assenzio al mondo dal LWSC. Devo ringraziare comunque delle persone che hanno collaborato con noi. Intanto Eva, la mia socia, che anche lei ha messo la sua fatica nel piantare tutte le piante che abbiamo qui sul campo, 50 e più varietà di erbe aromatiche della tradizione liquoristica italiana, e qui dentro ne abbiamo messe tante. Voglio ringraziare anche Davide Scianca che ha fatto la nostra bellissima etichetta
ispirata alle mantidi, visto che noi comunque coltiviamo tutto in regime biologico, che vivono sul campo, e ne abbiamo veramente di tante varietà ultimamente, e qui abbiamo l'originale, diciamo, dell'opera che Davide ha fatto per noi, tutto utilizzando la BIC. Davide, con lui abbiamo fatto tante cose, faremo anche a settembre, quando riapriremo Cesate, una bellissima esposizione. È un artista che mette il cuore nelle sue opere e con cui io condivido molto quello che sono i profili della sua arte. Per questo ho scelto lui, perché sapevo assolutamente che poteva reinterpretare quelle che erano le etichette art déco tradizionali dell'Assenzio, ma con uno stile tutto unico, tutto suo, e riportandolo, diciamo, a una nuova vita, una nuova modernità. E quindi questa etichetta che rappresenta la nostra mantide è assolutamente un capolavoro. Ma devo ringraziare anche l'associazione, quindi a tutela dell'Assenzio italiano, perché devo dire che non ci aveva fatto una recensione lusinghiera per questo prodotto, aveva ritenuto, diciamo, appena sufficiente, e questo mi ha spronato a portare avanti il prodotto e portare da un Assenzio che loro avevano giudicato appena sufficiente. Probabilmente la prova che avevo mandato loro era appena uscita dalla distillazione e non si era ancora stabilizzato al massimo. Siamo arrivati comunque, grazie anche a questo sprone che mi hanno dato, a prendere una medaglia d'oro all'IWSC, uno dei concorsi più difficili, dove assolutamente non è facile prendere nemmeno un bronzo. Quindi ringrazio loro, perché comunque loro fanno un ottimo lavoro di tutela di questo spirito che merita comunque di essere protetto, e soprattutto anche in quello che è il tradizionale metodo di degustazione dell'Assenzio stesso. E adesso andremo a provarlo. Quindi mettiamo nel nostro bicchiere, vedete i bicchieri per l'Assenzio danno già la quantità giusta di Assenzio da mettere all'interno, la nostra zolletta di zucchero, e poi apriamo il rubinettino e faremo cadere goccia a goccia. Nel mentre parliamo quindi dell'Assenzio, vedremo che piano piano diventerà e prenderà un colore bianco, e poi andremo ad assaggiarlo. Quindi questo è il metodo tradizionale, la fontana è molto bella, la trovate anche su Amazon. L'altra cosa che mi ha fatto piacere, ma sapevo già, è che ha vinto comunque la medaglia di bronzo il nostro amaro Surus. Anche lui è una certezza, già medaglia d'argento al London Spirit Competition, un concorso anche lui molto importante, forse il più importante insieme all'IWSC. Dopo la medaglia d'argento, la medaglia di bronzo, ma l'IWSC sappiamo che è molto più restrittivo sui giudizi. Quindi anche Surus ci ha fatto piacere, perché anche lui è un progetto molto importante. Qui fuoriusciamo quindi assolutamente dal gin, ma andiamo quindi in ambiti sempre di liquoristica, in cui noi facciamo sempre i corsi, perché nel corso in cui parliamo della aromatizzazione tramite distillazione, quindi, e trovate tutti i link qui sotto il video, parliamo anche di come può essere prodotto un Assenzio, perché comunque è un prodotto che viene distillato, come avete visto nel mio video precedente. Mentre nel corso dell'infusione parliamo di come si producono gli amari. L'amaro è assolutamente un prodotto difficilissimo, anche perché per fare una prova ci vogliono giorni se non settimane, e in questo momento di là ho in infusione un amaro che verrà fatto per una zona turistica qui di Piacenza, e sarà un prodotto molto molto interessante, ma ne parlerò quando poi uscirà con la bottiglia e tutto e verrà presentato. Quindi anche Surus, che cambierà probabilmente il nome, diventerà Bitter, perché lui è più bitter, quindi ottimo anche per i cocktail, anche lui ha vinto una medaglia di bronzo. Quindi sono molto contento. Sicuramente questo è un bel traguardo, uno fra i tanti. Io dico sempre che i concorsi hanno il valore che trovano. Devo dire che l'IWSC è uno dei più difficili, ce ne sono altri che ti danno possibilità di avere medaglie più facilmente, quindi a scalare,
Ma comunque questa è stata veramente una prova che mi ha reso felice, perché io voglio molto bene all'Assenzio La Menthe Noir. Andremo a degustarlo insieme, andrò a ringraziare anche Eugenio di Eugene Distillery, con cui siamo sempre in contatto, anche lui un amante dell'Assenzio, non ha ancora fatto il suo, ma solamente perché è sempre impegnato da 2000 cose, da 2000 distillazioni anche per alcuni dei nostri clienti, ma anche lui è un appassionatissimo, tanto è vero che sta coltivando anche lui le sue piante d'Assenzio, quindi ringrazio anche lui. Ringraziamo l'Assenzio Romano, questa fantastica pianta con una storia incredibile, comunque una pianta che nasce quindi dalla tradizione della medicina, quindi della farmaceutica, per diventare poi uno dei prodotti più importanti, una delle botaniche più importanti, anche misteriose, della liquoristica mondiale. L'Assenzio Romano, per farvi un attimo un'idea, è comunque un prodotto stomatico e digestivo, ma anche un disinfettante, quindi un disinfettante intestinale, ed è base di quelli che sono tutti i nostri amari, vermouth, ma anche dell'Assenzio. Quindi da qui una piccola digressione, il fatto che l'Assenzio sia un prodotto con all'interno molto anice, e comunque l'Assenzio è nato da un farmacista francese che poi si è trasferito in Svizzera, poteva essere dato dal fatto che, essendo l'Assenzio Romano in infusione molto molto amaro, avesse consigliato ai suoi pazienti di aggiungere semi di finocchio di anice, perché hanno un potere dolcificante molto molto alto e quindi andavano a compensare l'amarezza dell'Assenzio. Quindi probabilmente il primo Assenzio non era nato in distillazione, perché la distillazione va a sterilizzare quelli che sono i principi attivi delle erbe, ma probabilmente era nato in infusione come medicina per chi avesse problemi di stomaco. E questo spiegato anche dal fatto che in quel momento storico lo zucchero era appannaggio solo delle classi più ricche, perché comunque veniva prodotto con zucchero di canna, veniva importato dal Sud America, quindi aveva dei costi molto alti. Invece il finocchio e l'anice sono prodotti che crescono tranquillamente qui anche nel nostro clima, e sono piante comunque che si possono trovare facilmente e che hanno questo potere dolcificante. Quindi il primo Assenzio era una medicina, ma proprio perché era una medicina sconsiglio di fare assenzi in infusione, perché abbiamo nell'Assenzio tradizionalmente una grandissima quantità di parti di Assenzio Romano, e comunque, a parte l'amarezza che sarebbe incredibile, comunque attenzione, perché l'Assenzio Romano anche in quantità molto grandi potrebbe essere anche leggermente tossico per persone che sono molto, diciamo, sensibili. Invece in distillazione queste parti, diciamo, di tuione, la parte tossica dell'Assenzio Romano, passa in minime quantità, quindi è assolutamente sicuro. Sono contento anche che la Comunità Europea abbia deciso di riabilitare l'Assenzio, e soprattutto che adesso sia diventato un DOC per le zone della Francia e Svizzera dove viene prodotto. Ma questo è sicuramente uno dei diciamo, più interessanti assenzi italiani, e questo è l'Assenzio della nostra bellissima Val Trebbia, che è una valle che assolutamente non ha eguali al mondo, dove tutte le botaniche sono coltivate qui in Val Trebbia, e quindi questo sicuramente è un vanto. Abbiamo il nostro Assenzio dopo aver avuto il nostro amaro, il nostro vermouth e il nostro gin. Quindi, Assenzio Lover, se volete venire a imparare non solo a fare il gin, ma anche a fare l'Assenzio, trovate tutti i miei collegamenti qui sotto ai nostri corsi. E adesso che il nostro Assenzio è diventato piano piano bianco, andiamo a chiudere la nostra fontanella e andiamo a berci questo splendido spirito